Ciao a tutti, ho deciso di fare qualche video su questo canale perché alcuni di voi mi fanno alcune domande, sanno un po' qual è il mio percorso, anche dal punto di vista, diciamo, spirituale e umano, e quindi ho deciso di fare qualche piccolo video, cose molto brevi. Non voglio ovviamente insegnare nulla a nessuno, è solo così parlare di qualcosa che nel corso del tempo ho compreso, ho capito, e quindi voglio condividerlo. Tutto qua. E la prima cosa è questa, la conoscenza di sé. Ho un canale, appunto, si chiama See Yourself ed è proprio dedicato a questo. Cercherò in qualche modo di farlo crescere un po' alla volta, arricchendolo di contenuti su questo tema, cioè la conoscenza di se stessi. La conoscenza di se stessi è qualcosa che non tutti vogliono arrivare a comprendere, non tutti hanno la possibilità di fare un percorso di comprensione, perché non è semplice e non è così naturale o immediato entrare dentro questo tipo di percorso. È per questo che occorre qualcuno, solitamente vicino, che ci è vicino, che in qualche modo ci suggerisce, ecco, di intraprendere un percorso di conoscenza spirituale, di conoscenza interiore. Fin da bambini noi siamo portati a conoscere tramite la scuola, tramite l'istruzione, eccetera, l'educazione, a conoscere qualcosa di quello che ci è intorno. Qualcuno arriva anche a fare, appunto, degli studi profondi, anche diciamo degli studi di ricerca, dei master, eccetera, per conoscere, approfondire temi, argomenti che riguardano materie, soggetti che sono utili poi nella vita quotidiana per comprendere anche proprio il lavoro che si deve svolgere, piuttosto che, diciamo, quelle che sono le professioni, no? che si intraprendono generalmente. Quindi c'è una formazione, no? Nella nostra vita c'è una formazione, nel nostro percorso di vita abbiamo fatto tutti degli studi, abbiamo un percorso di formazione, ma questa formazione è una formazione, anche quella ai massimi livelli, è una formazione comunque limitata alla conoscenza umana, e soprattutto è una conoscenza ed è una formazione che riguarda ciò che è esterno all'uomo. Quindi il paradosso è che a volte, penso tutti noi facciamo questa esperienza, conosciamo persone che sono altamente istruite, profondamente formate a livello accademico, a livello culturale, ma a livello interiore sono persone, ahimè, che dimostrano una certa, come dire, pochezza, ecco. Sono bambini a livello spirituale, sono bambini nel modo di atteggiarsi, anche a livello emotivo. Ecco, queste persone, essenzialmente la maggior parte di queste persone, anche pur rivestendo ruoli importanti, mi è capitato di conoscerne molti, sono bambini a livello interiore, cioè sono persone capricciose, persone con un'emotività non controllata, non gestita, sono persone che, questo non è un giudizio, assolutamente nei confronti di nessuno, è solo un osservare le cose, e anche per esperienza diretta. Ecco, voglio dire che c'è una conoscenza esterna e c'è una conoscenza interna all'uomo. Non sto dicendo che la conoscenza esterna non sia utile, anzi lo è, e molto, per vivere questa vita e per migliorare
le nostre, le nostre vite, le nostre attitudini, insomma, anche per trasmettere a chi verrà dopo di noi la conoscenza. Ma c'è una conoscenza interiore molto più profonda, che non ha limiti come quella esteriore, ma è una conoscenza infinita, come infinito è l'universo, il cosmo, infinito è, diciamo, l'atto che ci ha creato, quindi diciamo l'essenza suprema della creazione, chiamiamolo Dio, chiamiamolo esistenza, come volete. Ecco, questo è quello che è interno a noi e occorre conoscere profondamente per fare una vita che abbia un senso, che abbia uno scopo, che abbia un arricchimento profondo e che possa portarci appunto a dei valori interiori, spirituali, profondi, non limitati dal tempo, ma infiniti, eterni. Questa è un po', diciamo, l'introduzione che voglio fare, scusate mi sono allungato, però era doveroso farlo ed era un po' il primo approccio, diciamo, a questo tipo di discorsi. Un saluto a tutti, alla prossima, ciao!